Finale a Wimbledon, numero 6 del mondo. Poi il corpo comincia a fermarlo, una volta, poi un'altra. Ogni volta sembra finita, ogni volta ricomincia. Ma quanto può durare? Quanto può reggere un giocatore costretto a ripartire sempre da capo? Berrettini non arriva presto nel tennis che conta, non brucia le tappe, ci arriva dopo anni di tornei minori, qualificazioni, challenger, settimane in cui non giochi solo per salire, giochi anche per poterti permettere di continuare. Quando entra tra i primi 100 del mondo, nel 2018, a 22 anni, non è vecchio. Ma nel tennis moderno non è nemmeno presto. Il suo tennis è questo, poche cose, molto chiare, servizio, dritto, peso. Non è un gioco difficile da leggere, lo vedi arrivare, ma quando funziona, fermarlo diventa un problema. Gstad 2018. Berrettini arriva da numero 84 del mondo, a 22 anni. Prima elimina Andrei Rublev, poi Feliciano Lopez. In finale trova Roberto Bautista Agut. Il primo set va al tie break. Berrettini salva 2 set point, non arretra, poi lo chiude 11-9. Nel secondo basta un break, primo titolo ATP. 17 ace, solo 12 punti persi al servizio. Quando serve così, Berrettini non deve inseguire la partita. La comanda. A inizio 2019, Berrettini è ancora fuori dai primi 50. Poi la stagione cambia passo. Ad aprile vince Budapest. La settimana dopo è di nuovo in finale, a Monaco. Perde contro Cristian Garin, ma adesso Matteo inizia ad arrivare fino in fondo con continuità. Poi arriva l'erba, Stoccarda, superficie veloce, scambi più corti. Berrettini entra nel torneo fuori dalle teste di serie. Batte Nick Kyrgios, poi Karen Khachanov, numero 9 del mondo. In finale trova Felix Auger-Aliassime, terzo titolo, ATP. E in tutto il torneo non perde mai il servizio. 50 turni di battuta, 0 break subiti. Con quel titolo entra nei primi 25. Ma nel 2019 non cresce solo la classifica, cresce anche il suo tennis. Più sali, più gli altri ti studiano, ti portano sul rovescio, ti tolgono tempo, ti spezzano il ritmo e Matteo comincia ad aggiungere dettagli. Lo slice diventa più importante, basso, tagliente, fastidioso. Poi la palla corta, per non essere solo potenza. Berrettini resta Berrettini, ma comincia a diventare meno leggibile. Dopo Stoccarda, Berrettini continua la preparazione sull'erba. Ad Halle arriva in semifinale. Poi Wimbledon. Matteo passa i primi turni, arriva agli ottavi. Dall'altra parte c'è Roger Federer, sul centrale. Matteo non entra mai nella partita. Federer gli toglie tempo, angoli, respiro. 6-1, 6-2, 6-2. 73 minuti. A fine partita, alla stretta di mano, prova a riderci sopra. Guarda Federer e gli dice: «Grazie per la lezione. Quanto ti devo?» È una battuta, ma racconta bene quel giorno. Berrettini è salito tanto, ma Federer gli mostra quanto manca ancora. Dopo la lezione di Wimbledon arriva New York, US Open 2019, cemento, caldo. Berrettini non è più sconosciuto, è testa di serie numero 24. Turno dopo turno resta dentro il torneo. Ai quarti trova Gael Monfils, uno dai colpi impossibili. La partita va al quinto, Matteo a match point. Sul primo, sul 5-3, fa doppio fallo, poi perde il servizio. È il tipo di momento che può restare addosso, invece arriva al tie break e lì la chiude, prima semifinale slam. Dall'altra parte c'è Rafa Nadal. Berrettini resta dentro il primo set, arriva al tie break, ha 2 set point, non li prende. E contro Nadal certe occasioni non tornano facilmente. Perde il primo, poi Nadal scappa. La corsa finisce lì. Ma New York resta il torneo che cambia la percezione. Dopo Wimbledon, Berrettini aveva preso una lezione. Agli US Open, invece, costringe tutti a guardarlo in un altro modo. Dopo gli US Open, Berrettini continua a salire. Il 28 ottobre 2019 entra per la prima volta in top 10, numero 9 del mondo. E pochi giorni dopo si qualifica alle ATP Finals di Londra. Per il tennis italiano è un passaggio enorme. Berrettini diventa il primo italiano in singolare alle finals dai tempi di Corrado Barazzutti nel 1978. A Londra perde contro Djokovic, poi contro Federer, ma nel girone batte Dominic Thiem. È la prima vittoria di un italiano in singolare alle ATP Finals. A inizio anno era fuori dai primi 50, a fine stagione è tra i migliori 8. Il 2019 non è più solo una crescita.
è il salto. Poi arriva il 2020. Il Covid blocca tutto. Per Berrettini succede nel momento peggiore. Era appena salito di livello, doveva confermarlo, invece deve aspettare. Nel 2021 Berrettini torna competitivo. A Belgrado vince il primo titolo dopo quasi 2 anni. A Madrid arriva alla prima finale in un Masters 1000. Non la vince, ma il livello è tornato. Poi arriva l'Erba e lì la stagione cambia davvero. Queens, Londra, uno dei tornei che portano a Wimbledon. Berrettini entra da testa di serie numero 1, arriva in finale. Dall'altra parte c'è Cameron Norrie, gioca in casa, ha il pubblico dalla sua parte. La finale va al terzo set e lì Berrettini la prende. Primo titolo ATP 500. Al Queens nessuno vinceva il torneo all'esordio nel tabellone principale dal 1985, da Boris Becker. E adesso c'è Wimbledon. Questa volta Berrettini non arriva per imparare, arriva per giocarsela, passa i turni, arriva in semifinale. Dall'altra parte c'è Hubert Hurkacz, quello che aveva appena eliminato Federer. Ma contro Berrettini non trova spazio. Matteo serve bene, spinge col dritto, prende il controllo e va in finale. Il primo italiano nella storia a giocarsi il titolo. E non è un giorno qualunque, è l'11 luglio 2021. Londra si tinge di azzurro. Prima il tennis, poi il calcio. Berrettini sul centrale di Wimbledon. La nazionale a Wembley, poche ore dopo, contro l'Inghilterra. 2 finali, stessa città, stessa giornata. Prima però c'è Matteo. Dall'altra parte della rete c'è Novak Djokovic, numero 1 del mondo, 5 volte campione a Wimbledon. Matteo parte male, va sotto, poi rientra. Si prende il primo set al tie break. Ma Djokovic resta Djokovic, legge meglio, risponde di più, allunga gli scambi, toglie a Berrettini il tempo per colpire come vuole. Matteo lotta, ma piano piano la partita scivola via. Djokovic vince in 4 set. Ma quel giorno resta, perché nessun italiano prima di lui era mai arrivato lì, sul centrale, in finale a Wimbledon. Il 2021 continua. Berrettini arriva al numero 7 del mondo. Si qualifica di nuovo alle finals, questa volta a Torino, in Italia, davanti al suo pubblico. Debutta contro Zverev. Il primo set finisce al tie break. Zverev lo vince 9-7. Nel secondo, Berrettini è al servizio. All'improvviso, una fitta. Addominali. Matteo si ferma. Prova a continuare, ma il dolore è troppo forte. E lì Berrettini si ritira. Proprio mentre sta giocando il miglior tennis della sua carriera, il fisico lo ferma. Dopo quasi 7 settimane fuori, Berrettini torna in campo e all'Australian Open riparte subito forte. Batte Carlos Alcaraz in 5 set. Poi supera Pablo Carreño Busta, 28 ace, 57 vincenti. Ai quarti trova Gael Monfils, altri 5 set, un'altra partita lunga. E Matteo va in semifinale. La prima di un italiano nella storia dell'Australian Open. Dall'altra parte c'è Rafa Nadal. Matteo va sotto 2 set, poi si prende il terzo. Ma Nadal resta davanti e chiude in 4. Berrettini lascia Melbourne con il numero più alto della sua carriera, 6 del mondo. Il fisico lo aveva fermato a Torino. A Melbourne, per un momento, sembra di nuovo tutto al suo posto. Poi arriva Miami, marzo 2022. Berrettini si ferma prima ancora di scendere in campo. Questa volta non sono gli addominali. Il problema è alla mano destra. Pochi giorni dopo arriva l'operazione e il calendario comincia a svuotarsi. Monte Carlo, Madrid, Roma, Roland Garros, tutto fuori. Aveva appena dimostrato di poter tornare subito in alto e invece deve ricominciare ancora. Dopo quasi 3 mesi fuori, torna giusto in tempo per l'Erba, Stoccarda. Primo torneo dopo l'operazione e vince subito. Poi Londra, secondo titolo consecutivo al Queens. Arriva a Wimbledon con 9 vittorie di fila sull'erba. È uno dei nomi più attesi del torneo. Ma il giorno del debutto non scende in campo. Test positivo al Covid, si ritira. Dopo la finale dell'anno prima, dopo l'operazione, dopo 2 titoli sull'erba, Wimbledon finisce prima ancora di cominciare. Il 2022 però non trova continuità. A Napoli, in semifinale contro McDonald, il piede comincia a dare problemi. Berrettini chiede il medical timeout. Rientra. Vince lo stesso.
Il giorno dopo c'è Musetti, finale tutta italiana. Berrettini gioca, ma non si muove libero. Musetti vince e per il secondo anno di fila salta la Coppa Davis. Il 2023 comincia con una buona notizia. Berrettini rientra, United Cup, gioca bene, l'Italia arriva in finale. Poi Melbourne, Australian Open, primo turno, Andy Murray. Matteo va sotto 2-7, rientra. Nel quinto a match point, una palla non impossibile, finisce in rete. E dopo quasi 5 ore, Murray vince al tie break decisivo. Non è un infortunio, ma è una partita che Berrettini aveva rimesso in piedi e che gli scappa via proprio alla fine. Dopo Melbourne, Berrettini cerca continuità. Montecarlo. Vince una partita dura contro Cerundolo, poi però si ferma ancora, addominali, di nuovo. La stagione sulla terra finisce lì. Rientra a Stoccarda, da campione in carica, ma contro Lorenzo vince solo 3 game. Alla fine esce dal campo in lacrime. Non è solo una sconfitta, è il segno che tornare non basta, perché ormai Matteo non deve solo recuperare, deve ricostruire fiducia, corpo e partite. Dopo Stoccarda, Berrettini torna a Wimbledon e lì, per qualche giorno, si rivede il suo tennis. Batte Lorenzo Sonego, poi De Minaur, poi Zverev. Arriva agli ottavi. Dall'altra parte c'è Carlos Alcaraz. Matteo parte bene, vince il primo set. Poi Alcaraz sale, prende campo, cambia ritmo e la partita gira. Berrettini esce da Wimbledon, ma per la prima volta dopo settimane il suo tennis torna a vedersi. Poi arriva New York, secondo turno, Arthur Rinderknecht. Nel secondo set Matteo si muove verso la palla, la caviglia cede, cade a terra, si ferma, non può continuare. Esce dal campo in sedia a rotelle e il 2023 finisce praticamente lì. Ma non resta fuori da tutto. L'Italia va a Malaga, Coppa Davis. Matteo non può giocare, ma parte lo stesso con la squadra. Sempre dentro il gruppo, esulta, soffre. Quando l'Italia vince, Sinner lo abbraccia e gli fa una promessa. Il prossimo anno la vinciamo insieme. A inizio 2024, Berrettini è numero 154 del mondo. 2 anni prima era stato numero 6. Non è solo un dato di classifica. Significa fuori dalle teste di serie, fuori dai grandi tabelloni. Dopo mesi di stop non basta guarire, bisogna anche ricostruire la classifica. Il rientro vero arriva a marzo. Phoenix, Challenger. Berrettini ricomincia dal basso, perché con quella classifica serve giocare. Arriva in finale. Poi torna nel circuito. Miami, Andy Murray, perde ancora. E poco dopo arriva Marrakech, ATP 250, terra rossa. Partita dopo partita ritrova ritmo, arriva in finale. Batte Roberto Carballés Baena. Primo titolo ATP dal 2022. Dopo mesi di stop, dopo la classifica crollata, Matteo torna ad alzare un trofeo. Dopo Marrakech, però, si ferma di nuovo. Non un infortunio, una tonsillite. Salta Madrid, poi anche Roma. Resta fuori quasi 2 mesi. Rientra a Stoccarda, ancora Erba, ancora un torneo che conosce bene. E arriva in finale. Non vince. Ma dopo tutto quello che era successo, è di nuovo lì, in fondo a un torneo. Dopo Stoccarda arriva Wimbledon. Berrettini passa il primo turno. Al secondo trova Sinner, perde in 4 set, ma non viene travolto. Poi torna sulla terra, Gstad. Lì aveva vinto il primo titolo ATP nel 2018. 6 anni dopo vince ancora. Batte Quentin Halys in finale, secondo titolo del 2024. Una settimana dopo gioca a Kitzbühel e vince anche lì. Terzo titolo della stagione. 2 tornei consecutivi, 10 partite vinte di fila, senza perdere un set. Dopo essere scivolato al numero 154, Berrettini è di nuovo tra i primi 40. A settembre arriva la Coppa Davis. Bologna. Berrettini gioca 3 singolari, 3 vittorie. Fonseca, Blocks, Van de Zandschulp. Un anno prima era a Malaga, in panchina, adesso porta punti. L'Italia torna alle finals. La promessa di Sinner comincia a prendere forma. A novembre si torna a Malaga. L'Italia trova l'Argentina, si va al doppio decisivo. Sinner e Berrettini vanno in campo insieme, vincono e portano l'Italia in semifinale. Arriva la finale, Italia contro Olanda. Berrettini apre contro Van de Zandschulp, vince il primo punto. Sinner chiude contro Griekspoor.
Italia campione per il secondo anno di fila. La promessa di Yannick diventa realtà. Matteo non la guarda da fuori, la vince in campo. Il 2025 comincia con un Berrettini di nuovo competitivo. A Doha batte Djokovic, la prima volta contro Novak. Poi arriva ai quarti. A Dubai e Miami, ancora quarti. Per un momento sembra esserci continuità. Poi arriva la terra. Madrid. Berrettini si ferma contro Draper. Addominali, ancora. A Roma prova a esserci. Davanti al suo pubblico arriva al terzo turno. Ma contro Ruud si ritira. Il problema non è passato. Salta anche Roland Garros. Rientra a Wimbledon, primo turno. Perde contro Maishak e dopo quella partita si ferma di nuovo. A quel punto non è più solo questione di recuperare. Cominciano altri pensieri, se ha senso ripartire ancora, se vale davvero la pena ricominciare ogni volta. Perché ogni rientro non è mai solo un rientro, è dolore, riabilitazione, attesa, allenamenti da riprendere, classifica da ricostruire, ritmo da ritrovare e un corpo da ascoltare ogni giorno. Per anni Berrettini ha dimostrato di poter tornare. Ma a un certo punto la domanda cambia. Non è più solo quando, è quante volte.